caro piccolo insetto che chiamavano mosca, non so perché. Stasera, quasi al buio, mentre leggevo il deutero Isaia, sei ricomparsa accanto a me. Ma non avevi occhiali, non potevi vedermi, né potevo io, senza quel luccichio, riconoscere te nella foschia. Questo brano che abbiamo appena letto si trova all'interno della sezione Xenia 1 e appartiene alla raccolta di poesie che sono state scritte tra il 61 e il 70 e poi pubblicate nel 1971 e si intitola Satura. Il termine è significativo perché satura ha due accezioni, come dice lo stesso Montale in un'intervista. Da un lato la saturazione, cioè un mondo sempre più affollato di cose, di oggetti materiali. Infatti queste poesie saranno piene di oggetti, di telefoni, di piccoli oggetti quotidiani, di biglietti, di specchi, di pettini, cioè può essere un qualsiasi oggetto che evoca anche un ricordo. Gli anni 60 sono gli anni del boom economico, un periodo nel quale l'uomo si fa sempre più materialista e perde gradualmente tutta la sua umanità, la sua capacità di relazionarsi con l'altro, perché ricordiamoci che la crisi dell'uomo attuale parte sempre da lontano, a radici profonde, e dall'altro lato satura richiama quel satura lanx, cioè quel piatto di primizie, quindi indica un'opera miscellanea che contiene una grande varietà, una grande ricchezza sia di contenuti sia di stili, e si richiama alla satira latina, la satira di Lucilio, quando lui diceva che la satira tota nostra est, la satira è tutta e interamente nostra, a rivendicare con orgoglio l'indipendenza, la novità del genere rispetto al mondo greco. Scopriremo in queste poesie che i contenuti sono vari e cambiano continuamente anche sul piano linguistico. Il tono è sicuramente più colloquiale, più basso, più umano, più semplice, alla portata di tutti. Abbiamo anche autocitazioni da parte del poeta stesso, l'introduzione del discorso parlato, di termini molto bassi, quindi si verifica una potente deliricizzazione, un abbassamento non solo lirico ma anche simbolico significativo rispetto ad esempio alle occasioni e soprattutto alla bufera e altro. E la poesia incipitaria che apre la sezione di Xenia 1 è dedicata, come tutte le altre poi che seguiranno, alla moglie morta, Drusilla Tanzi, morta il 20 ottobre del 1963 a Milano per i postumi di una caduta. Ma è interessante il titolo greco Xenia 1, Xenios o Xenion, richiama il 13° libro degli epigrammi di Marziale ed è interessante perché significa dono da inviare all'ospite, quindi Marziale accompagnava questi doni con un epigramma, quindi con una sorta di biglietto scritto da allegare a questo dono. E che cosa c'entra con la nostra poesia? Perché adesso Montale offre questi doni votivi alla moglie morta, quindi immagina di donare continuamente queste poesie, ed è anche un modo, se vogliamo, non solo per renderla eterna, perché la poesia ha una funzione eternatrice, ma soprattutto perché in questo modo cerca anche di riscattare se stesso, di conoscerla più a fondo, perché durante la vita è sempre stata una presenza fedele ma appartata, silenziosa. Lei non ha quella potenza vitale di volpe, di Arletta, anche di Clizia stessa, anzi vedremo che Mosca è proprio l'anticlizia, perché non ha quella capacità di spiccare il volo e quindi non ha più quella funzione salvifica, non è quel visiting angel che invece caratterizza l'essenza stessa di Clizia. Quindi è anche un modo per chiederle scusa, una sorta di risarcimento postumo, un modo anche per elaborare i rimorsi, i rimpianti di una vita vissuta nella quotidianità. La nostra poesia è costituita di 9 versi liberi, soprattutto in decasillabi e settenari, ed è importante perché qui il tema centrale è quello dell'incomunicabilità con i defunti. L'uomo ha sempre cercato
tentato attraverso la necromanzia di evocare i morti, di conoscere anche il futuro, sempre attraverso il contatto con il defunto, ma sappiamo bene che questo desiderio è impossibile, è un desiderio potente ma irrealizzabile, e difatti questa poesia rappresenta un'epifania mancata. Certo, lui la vede, cerca in qualche modo di entrare in contatto con lei, ma il dialogo è impossibile, non può più rivolgersi a lei, né lei può più parlare con lui. Caro piccolo insetto, caro perché una donna amata da tanto tempo, fidanzato con lei dal 39, poi sposata nel 62, morta l'anno successivo, nel 63. Piccolo insetto, la moglie qui subisce una metamorfosi, come la pioggia nel pineto di Gabriele D'Annunzio, ma non c'è più quel panismo, quell'irismo, quel simbolismo carico, denso, vitale di D'Annunzio. Qui è una vita semplice, quotidiana, rappresentata nell'intimità di una camera da letto, nel momento in cui il poeta sta per coricarsi. Piccolo insetto, notate quella piccolezza, un insetto, quindi una cosa insignificante. Un insetto non è una cosa che valga la pena ricordare o che colpisca l'attenzione delle persone, perché era una presenza costante però appartata, silenziosa, ma la si può paragonare a una Penelope fedele che è sempre stata presente nella sua vita. Un insetto, quindi anche questo è un correlativo oggettivo, pur essendo un animale. A me piace definirlo comunque un correlativo oggettivo, o se volete il simbolo dell'abbassamento lirico, di un tono completamente diverso rispetto alla poesia precedente, anche dal punto di vista simbolico, perché non pensiate che siano dei simboli carichi di chissà quali significati nascosti. È molto semplice, che chiamavano mosca, non so perché, quindi viene paragonata ad una mosca. La mosca perché in realtà lei portava degli occhiali molto grandi, molto anche spessi, perché appunto soffriva di una forte miopia e quindi ricorda un po' questo insetto. È interessante poi perché la mosca continuamente presente, forse anche una presenza fastidiosa, perché spinge il poeta comunque a fare i conti con se stesso, con il rapporto che aveva con la donna amata. Stasera, quindi siamo appunto al calar della notte, e quindi è l'anticipazione della morte, lo sappiamo bene, l'abbiamo appreso anche da Ugo Foscolo, quasi al buio, quando stanno per calar le tenebre, mentre leggevo il Deutero Isaia, durante la lettura del libro di Isaia, uno dei libri profetici della Bibbia, in particolare questa è la seconda parte del libro, un libro profetico, quindi anche lì il tentativo, il desiderio di prevedere il futuro, di anticipare cose che noi non possiamo conoscere, quindi c'è un legame, perché anche lui vorrebbe fare qualcosa che però ora viene impedito, il contatto, la comunicazione con la defunta. Sei ricomparsa accanto a me, ecco l'Epifania, quel visiting angel però silenzioso. Qui non c'è una luce accecante, non è una visione epifanica stupefacente che incanta. Ricordatevi, tanto gentile, tanto onesta pare, chi è questa che ven cognom la mira, non c'è luce da nessuna parte. Sei ricomparsa così all'improvviso. Naturalmente è un'evocazione spirituale, tutto ciò che lui vede in realtà è frutto del suo pensiero, quindi è grazie alla memoria che Drusilla può rivivere. Ma non avevi occhiali, quindi in questo caso lei non ci vede più, non potevi vedermi, quindi lei non lo può più riconoscere, perché ha perduto quell'elemento che le permetteva di conoscere, di captare i dati sensibili, perché lei non appartiene più a questo mondo. Né potevo io senza quel luccichio, notate anche la rima interna, io luccichio, né potevo io però riconoscere te senza quel luccichio nella foschia, senza quel bagliore, senza quella luce che non c'è più. Di solito la luce accompagna Clizia, quel visiting angel che vola, che comunque è capace di librarsi anche nell'aria, mentre Drusilla è l'anticlizia, perché lei non ha ali, lo dirà dopo in un'altra poesia: tu che ali avevi solo nella fantasia. Non ha le ali, non può volare. Sì, è paragonata alla mosca, ma solo per il discorso degli occhiali,
che lei è priva di quella facoltà salvifica. Notate la climax ascendente, poi il tentativo di riabbassare questa oscurità, cioè di ritornare verso la luce, quasi una cortina di fumo che cerca di alzarsi, prima la sera, poi quasi buio, poi la foschia, ma in realtà questa cortina, questo velo di Maya non si può squarciare. Quell'anello che non tiene il punto morto del mondo non si può trovare. Ognuno deve rimanere dalla propria parte del vetro e quindi quel contatto finale poi non si verifica. Questo non è un vero incontro, perché in realtà lei non è apparsa, quindi è una pseudo epifania. Tutto ciò si verifica soltanto nella sua mente, quindi è un'epifania mancata, un'apparizione pensata, è frutto della sua immaginazione, e anche questo ci fa capire che i morti non possono più tornare, non si possono mettere in contatto con noi, ma possono continuare a vivere soltanto nella nostra mente, nel nostro cuore. Li portiamo con noi, ma quando saremo morti anche noi spariranno per sempre. Pertanto l'intera raccolta vedremo che non parla solo appunto della moglie o semplicemente del dolore, della disperazione, ma è soprattutto la constatazione che la vita e soprattutto il senso della vita, il significato stesso della vita ha perso il suo valore, cioè parla di una perdita, ma non solo la perdita della moglie, ma anche della propria identità, della vita e soprattutto del senso ultimo della vita, quindi una perdita a 360 gradi. Su queste poesie e su molte altre poi torneremo parlandone ancora nelle prossime lezioni. A presto!